L'angolo rosso, quindicinale su lavoro, credito e risparmio a cura di FISAC CGIL. Le 9.35, la puntata di quest'oggi inevitabilmente sui referendum dell'8 e 9 giugno, 4 referendum sul mondo del lavoro, uno sulla cittadinanza. Sono i nostri ospiti collegati con noi, potete seguirci anche in video sui nostri social. Carlo Moretti della segreteria della FISAC della CGIL della Toscana, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutte e a tutti. E Lorenzo Esposito, delegato sindacale della FISAC Banca d'Italia, esperto di sistemi finanziari. Buongiorno Lorenzo, ben trovato. Buongiorno a tutte e a tutti. Allora Carlo Moretti, iniziamo subito ricordando un fatto, come dire, istituzionalmente molto stridente, perché recentemente la seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato Ignazio La Russa, ha rilasciato una dichiarazione relativamente appunto al prossimo appuntamento referendario dell'8 e 9 giugno e ha detto testualmente: farò propaganda affinché la gente se ne stia a casa. Come giudicate queste affermazioni nel metodo e nel merito? Perché sono affermazioni non dette da un leader politico o da uno qualunque, ma dalla seconda carica dello Stato, che rappresenta tutto lo Stato in qualche modo. Buongiorno a tutte e a tutti. Effettivamente un'affermazione del genere possiamo dire che è da matita rosso-blu, perché veramente se pensiamo a quello che significa il voto, la partecipazione, sia il voto e la partecipazione anche al referendum, a me è sempre stato insegnato che partiamo da un presupposto di un diritto sancito costituzionalmente e di un dovere civico. E di conseguenza sentire la seconda carica dello Stato, che sostanzialmente poi in casi di necessità e urgenza dove sostituirebbe anche la prima, il Presidente della Repubblica, quindi anche una carica che va ben oltre, che deve spogliarsi anche da una veste di appartenenza politica e stare nel merito di questioni. Ecco, questa cosa qui, appunto, come hai detto te, stride. Io, per dire, per l'esperienza che sto vivendo in questi giorni, ovviamente l'8 e il 9 si sta avvicinando, l'8 e 9 giugno si sta avvicinando a passi velocissimi, e la Confederazione e la CGIL e non solo, le categorie della CGIL e le forze politiche che hanno detto di appoggiare per quanto riguarda il referendum si stanno attivando in tutte le sedi possibili per fare propaganda per il sì. Però l'altro elemento fondamentale, e quello che mi capita spesso rispetto anche al silenzio che ne arriva dai media, e purtroppo, e quindi anche la scarsa conoscenza non tanto del tema ma proprio dell'occasione referendaria, e l'invito che si fa, che continuiamo a fare, è quello che poi ovviamente noi diciamo dovete votare. Se partecipate, noi invitiamo a votare sì sui 4 referendum sul lavoro e il quinto sulla cittadinanza. Però è quello che vogliamo e continuiamo a spronare, su cui puntiamo, il fatto che è necessaria la partecipazione, perché dobbiamo ribadire, come ho detto prima, un diritto e un dovere civico. E sostanzialmente poi questo è il tema, perché noi possiamo anche trovarci di fronte con persone che non sono d'accordo sui temi, che ritengono che un passaggio, referendario non sia sostanzialmente efficace, anche se dobbiamo ricordare che con l'abrogazione di quelle norme sostanzialmente noi abbiamo un'azione diretta proprio sul quadro legislativo. Però ecco, quello che continuo a percepire purtroppo è il fatto che si confonda l'elemento appunto di demerito per quanto riguarda i temi con altri elementi che sono sostanzialmente di contesa politica. La CGIL in questo momento qua non sta strumentalizzando i referendum per una contesa politica, lo fa perché ritiene che questi siano elementi sostanziali su cui poter intervenire e dare anche una visione differente dell'approccio al mondo del lavoro e il tema della cittadinanza. Per cui ecco, insomma, lo dico e lo ribadisco, preferiremmo sentire da parte di tutte le forze politiche e non solo di stimolare la partecipazione al voto, perché poi dopo, quando e come dovessimo andare e torneremo alle consultazioni politiche, ecco, stride questo invito all'astensione, quando poi magari le stesse forze politiche che oggi
stimolano le persone sull'astensione, sulla non partecipazione, poi magari si lamentano della scarsa partecipazione alla vita democratica del paese quando si tratta di eleggere a tutti i livelli i propri rappresentanti. E le ultime anche tornate amministrative in regioni e province che sostanzialmente nel tempo hanno sempre registrato un alto tasso di partecipazione dimostrano che c'è questa disaffezione. E noi siamo qui anche perché c'è un percorso di partecipazione che deve essere in qualche modo ricostruito e rafforzato, e noi intendiamo anche su questo punto qua essere attori protagonisti. Grazie. Lorenzo Esposito, una domanda anche per lei. L'Europa ha introdotto da tempo i criteri ESG, che significano rispettivamente ambiente, sociale e governance. Sono un insieme di indicatori utilizzati per valutare la sostenibilità, l'impatto etico di un'azienda o di un investimento. Nel frattempo è stata avviata una grande campagna di investimento sulle armi. Come dire, le due cose non sono un po' in contrasto, anche se poi noi stabiliamo in maniera anche arbitraria, diciamo così, i confini e i limiti, il rating, diciamo, di certe circostanze. Però come sta questa storia? Allora, diciamo che negli ultimi anni l'Unione Europea ha fatto uno sforzo consistente, soprattutto da un punto di vista normativo, per cercare di dare un quadro ordinato al tema appunto degli investimenti sostenibili, degli investimenti cosiddetti ESG. Basta pensare alla tassonomia dell'Unione Europea e a molte altre normative che hanno aiutato la crescita di un settore importante, perché appunto è un settore che serve a finanziare la transizione ecologica, quindi la transizione verso un'industria dei trasporti, un'agricoltura, degli stili di consumo appunto sostenibili. Questo è stato uno sforzo importante che ha dato anche certi risultati. Allo stesso tempo è rimasto un po' in mezzo al guado, nel senso che a livello delle istituzioni europee non è cambiata la mentalità circa la politica industriale, cioè l'Unione Europea non ha impostato complessivamente una politica industriale verso la transizione, è rimasta un po' la vecchia idea che la politica industriale non va bene, l'unica cosa che conta è aiutare, diciamo, gli investimenti privati. Nel frattempo altre potenze invece hanno fatto politiche industriali molto attive, basta pensare alla Cina ma anche agli Stati Uniti, e questo adesso si vede nel fatto che l'Europa è rimasta indietro. L'ho riconosciuto anche il rapporto Draghi di qualche mese fa. Adesso appunto è arrivato questo aspetto del piano Rearm Europe, che è un po' presentato come nei fatti un'alternativa alla transizione, cioè la transizione è un po' messa da parte, il mondo ESG è un po' messo da parte, adesso il tema invece è riarmarsi, questa è un po' l'idea. Chiaramente si utilizza o si fa finta di far vedere che le due cose in qualche modo possono essere in continuità, cioè si possono fare investimenti di sostenibilità anche finanziando gli armamenti, ma ovviamente non è così. È anche il caso di osservare che al di là della questione della facciata e del nome, appunto, riarmiamo l'Europa, nei fatti l'Europa da un punto di vista militare non c'è, quello che c'è sono i singoli stati nazionali, quindi in realtà questi finanziamenti vanno ad accrescere i singoli eserciti, i singoli dispositivi militari. Quindi in realtà tutte queste politiche sono politiche che disgregano l'Europa, laddove appunto la transizione ecologica serviva in qualche modo a mandare avanti tutta l'Europa in quella direzione, adesso nei fatti ognuno va per i fatti suoi, e questo ovviamente è molto preoccupante. Quindi al posto degli investimenti in sostenibilità, investimenti per cercare appunto di superare produzioni inquinanti, metodologie di produzione, di stili di consumo inquinanti, adesso dobbiamo appunto riarmarci, e quindi quella è l'unica cosa che conta. Poi sì, c'è un po' di propaganda, produciamo armi che hanno un minore impatto ambientale, ma si tratta appunto di marketing nella realtà. Questo non è male, è molto interessante, no, soprattutto è grave e interessante vedere come si riarmeranno i paesi che se lo possono permettere, i paesi indebitati come l'Italia e la Spagna se la vedranno nera, vedremo una Germania che si riarma con centinaia di miliardi di euro nei prossimi 12 anni perché può esporsi. Tra l'altro Cottarelli giustamente ha detto sono cambiate le regole dell'Europa e nessuno ci ha avvertiti, diciamo, questa cosa molto grave probabilmente, però
è quella stessa Germania che vede la AfD secondo partito, per cui lo scenario non è proprio rassicurante. Ma che effetti, Esposito, ci possono essere rispetto allo scenario sopra delineato dal punto di vista della spesa sociale pubblica a sostegno dei cittadini? Sì, bisogna ricordare che nonostante la pandemia, nonostante tutto quello che è successo, le regole fiscali, la struttura, il quadro normativo fiscale europeo è sempre quello: i parametri di Maastricht, il patto di stabilità, l'austerity, che hanno condannato l'Europa a una bassa crescita negli ultimi anni e continueranno a condannare l'Europa a una bassa crescita. A ciò si è aggiunto anche il tema dei costi energetici che stanno pesando moltissimo sull'industria europea. Ora, i paesi europei, quasi tutti, sono molto al di fuori dei parametri di Maastricht. Ricordiamo che nei parametri di Maastricht il rapporto debito pubblico-PIL deve essere al di sotto del 60%. La media dell'Eurozona, dell'Unione Europea in questo momento è oltre l'80%. Alcuni paesi come l'Italia e la Francia sono anche oltre il 100%. Quindi da questo punto di vista è chiaro che sulla base delle regole europee già adesso bisognerebbe tagliare la spesa pubblica in modo significativo per tornare all'interno dei parametri di Maastricht. La spesa militare dovrebbe aggiungersi a tutto questo. Qualcuno ha fatto balenare l'idea di tenere la spesa militare al di fuori dei parametri di Maastricht, ma questo non è che serva molto, perché anche se la tieni al di fuori dei parametri, comunque sia, se fai debito pubblico, quel debito pubblico poi deve essere ripagato, pesa comunque sulle casse dello Stato. Quindi qualcuno ha già iniziato a dire, ci sono stati articoli di riviste importanti, Financial Times, eccetera, che hanno iniziato a dire: l'unica possibilità, siccome non si può aumentare la spesa pubblica totale, è cambiarne la composizione. Cioè, in altre parole, tagliare le spese sociali, tagliare la sanità, tagliare i trasporti, tagliare la scuola, eccetera, eccetera, per arrivare al 2, in prospettiva anche al 3, al 4% del PIL come spese militari. Chiaramente questa cosa qui in Italia, che ha già avuto un declino dei servizi pubblici, e questo si è visto anche durante la pandemia, in cui la sanità italiana, nonostante sforzi immensi da parte degli operatori sanitari, è risultata in grave affanno, sarebbe veramente catastrofico. Quindi da questo punto di vista il riarmo, oltre a tutto il resto, è anche ovviamente un problema diciamo per la tenuta proprio dei servizi sociali. Aggiungiamo anche un'osservazione: riarmarsi è qualcosa che in teoria uno fa una volta e non la fa più. Cioè, abbiamo pochi carri armati, abbiamo pochi aerei militari, si comprano e poi rimangono lì. Ma è chiaro che se uno vuole utilizzare il riarmo come leva economica, allora non ci si può riarmare una tantum, bisogna riarmarsi all'infinito. E uno si può domandare: ok, ma qual è l'unico modo con cui il piano di riarmo può essere reso permanente? L'unico modo purtroppo è che questi beni siano consumati. E qual è l'unico modo per consumare beni militari? Ovviamente la guerra. Quindi da questo punto di vista il piano di riarmo da parte di chi lo prospetta come un volano per l'economia è anche nei fatti un piano come possiamo dire, di maggiore incertezza da un punto di vista politico-militare, di una maggiore anche aggressività da un punto di vista politico-militare, proprio per l'appunto per renderlo permanente. Quindi sotto questo profilo è un pericolo anche sul piano diretto, diciamo così, degli scontri politico-militari fra paesi anche all'interno dell'Europa. Al di là di questo, comunque è chiaro appunto che un enorme aumento delle spese militari, che è quello che chiede il piano Rearm Europe, un aumento, come dicevo prima, sostanzialmente permanente, richiede un taglio drastico dei servizi sociali che sono già, come sappiamo bene, fortemente sottoinvestiti. Quindi da questo punto di vista sarebbe un calo significativo delle condizioni di vita, diciamo, degli italiani, dei lavoratori, dei pensionati, dei giovani italiani, che si vedrebbero tagliare, diciamo, i servizi che sono già appunto in condizioni critiche. Grazie a Lorenzo Esposito, grazie davvero, delegato sindacale della FISAC Banca d'Italia, esperto dei sistemi finanziari, e grazie anche a Carlo Moretti della segreteria della FISAC della Toscana per essere stati con noi e per questa puntata dell'Angolo Rosso. Fino all'8 e al 9 di giugno continueremo comunque a parlare di referendum, dei 5 referendum. Si va a votare dalla mattina presto alla sera e dalla mattina al primo pomeriggio di lunedì, l'8 e il 9 di giugno. L'Angolo Rosso, quindicinale su lavoro, credito e risparmio a cura di FISAC CGIL.